Ciao a tutti, in questo video vediamo dei piccoli consigli per evitare quei fastidiosi dolori ai polsi e ai gomiti, visto che me l'avete chiesto in tanti anche su Instagram. Allora, partiamo subito col dire che l'avambraccio è composto principalmente da flessori ed estensori. Flessori sono grossomodo questi della parte interna, estensori grossomodo questi della parte in alto esterna. Quando facciamo tante verticali, ma anche se fate crossfit, calisthenics, se fate ginnastica, nella maggior parte dei casi si usano molto di più i flessori che gli estensori. Questo va a creare quegli squilibri, quei piccoli scompensi che portano dei dolori ai polsi e ai gomiti. Cosa dobbiamo fare noi per evitare che si creino questi fastidi? Fare stretching per la parte che utilizziamo di più e rinforzare la parte che utilizziamo di meno. Quindi ci vediamo prima una piccola routine di stretching per la parte interna e poi alcuni esercizi di rinforzo per la parte alta, esterna. Nella prima parte di questo video vediamo una piccola routine di stretching dei flessori. Sono 3 allungamenti da 1 minuto, quindi faremo 1 minuto lavoro, 1 minuto recupero, 1 minuto lavoro, 1 minuto recupero, 1 minuto lavoro. Quindi muniti di cronometro si parte a fare il primo allungamento, che è quello in presa supina. Mettete i mignoli uniti e vi mettete in questa posizione qua. Ricordate sempre di poggiare il palmo della mano a terra, non poggiate soltanto le dita. All'inizio, se siete un po' più rigidi, potete partire con le spalle un po' più avanti. Se non sentite tanto fastidio, o comunque se non sentite molta tensione, vi portate un po' più indietro. L'importante è che il palmo della mano sia sempre a terra. Questo è un errore. Quindi questo è il primo allungamento e fate 1 minuto di questo. Finito il minuto, vi riposate 1 minuto, sempre col cronometro alla mano, e facciamo il secondo allungamento, che è quello presa neutra, chiamiamola. Si parte da questa posizione qua, se siete un po' più rigidi. Se ce la fate, andate ad incrociare. Ricordate sempre di mettere il peso del corpo sulle ginocchia, non serve sbilanciarsi tanto in avanti e mettere il peso sulle spalle. Non stancate le spalle prima della sessione. E anche di questo facciamo 1 minuto di allungamento, sempre con la solita regola. Il palmo della mano è sempre a terra, mai poggiare solo le dita. Anche qua vi riposate 1 minuto e facciamo il terzo allungamento, che è quello presa prona. Le mani si mettono ai lati delle ginocchia, non più avanti. Il peso è sempre sulle ginocchia e vi mettete in questa posizione qua, indici rivolti in avanti, quindi non metteteli in fuori neanche in dentro, indici rivolti in avanti. Andate in questa posizione, vi sbilanciate un pochino finché non sentite un po' di tensione sul polso e sull'avambraccio e extraruotate un pochino, cioè portate il bicipite in avanti. Quindi questa posizione è sbagliata, questa è giusta. E questo è il terzo allungamento da 1 minuto. Se siete particolarmente rigidi di polsi, potrete fare 2 allungamenti da 1 minuto, poi di nuovo 2 da 1 minuto e poi di nuovo 2 da 1 minuto. Quindi 2 allungamenti anziché 1. Potrebbe risultare noioso come lavoro, però alla fine ne varrà la pena. Cercate di analizzare il risultato finale, perché nell'allenamento purtroppo va allenata anche la parte che ci piace un po' meno, che però ci serve alla buona realizzazione di esercizi che a noi piacciono. La routine precedente era per lo stretching flessori, adesso vediamo il rinforzo estensori, come dicevamo a inizio video, cioè la parte che utilizziamo meno durante gli allenamenti. Allora vi mettete in questa posizione qua, su un supporto orizzontale, io ho questo, prendete un pesetto piccolo. Io ho preso questo per fare da esempio, però prendete in palestra 3-4 kg e fate semplicemente il gesto di voler accelerare con la moto, per capirci. Prendete un pesetto piccolo e lavorate ad alte reps, alte ripetizioni, anche 30-40, e vi fate 2-3 serie da 30-40 ripetizioni con un pesetto piccolo. Non serve prendere un peso enorme e farne 5, non sono lavori di forza, sono lavori di attivazione. E li fate finché non sentite gli estensori che bruciano. Ok? In questo modo andremo a ridurre quegli squilibri che ci sono nell'avambraccio fra sopra e sotto. Prossimo consiglio invece è per chi allena handstand in maniera specifica, quindi per chi si allena in verticale. Mentre i consigli precedenti valevano un po' per tutti, questi sono specifici per chi fa handstand. Allora, fatevi fare un blocchetto come questo, di questa grandezza, in relazione poi alla grandezza della vostra mano. Come si prende questo blocchetto? O con 2 dita avanti e anulare mignolo di lato,
oppure con 3 dita avanti, a seconda di come vi trovate bene, soltanto il mignolo di lato. L'importante è che tutto il palmo sia compreso nel blocchetto. Nel caso dovesse essere più corto, nel caso il palmo dovesse uscire fuori, dovreste farvi fare un blocchetto più grande perché non va bene. Quindi questa è la grandezza giusta. Quali sono i vantaggi del blocchetto? Primo, vi permette di mettere il peso nella parte giusta della mano e quindi sforzare il meno possibile i flessori nell'avambraccio, e ci ricolleghiamo al discorso di prima. Secondo è che è un pochino più facile rispetto a farla a terra, quindi potrebbe essere utile anche come propedeutica per diventare bravi al pavimento. Non serve prendere dei blocchetti con la firma di non so quale verticalista a 50-70 euro. Quello che serve è farseli fare da un qualsiasi falegname a 2 euro l'uno. Ok, io l'ho pagati 2 euro, quindi una coppia l'ho pagata 4-5 euro. La pagate veramente pochissimo, non serve necessariamente spendere soldi. Se l'obiettivo è quello di diventare bravi, io mi sento di dare questo consiglio. Quello che vince è la pratica sul campo, non è l'attrezzatura costosa. Per questo video è tutto, io spero che siano stati consigli utili. Se vuoi iscriviti al canale se non sei già iscritto e lascia un commento se vuoi che venga trattato qualche altro esercizio in particolare nei prossimi tips, comunque nei prossimi tutorial. Tutto qua. Peace.